Iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perderti altri episodi. Ciao! Forse non ci siamo capiti, si sente uno scatto. E quando vi girate per guardare ha un coltellino. Ritorno verso di lui, sempre sigaretta in bocca. Quindi fammi capire, quello che vuoi fare è minacciarci. Un respiro sulla finestra e la testa del Velociraptor, vedi il suo occhio che sta guardando attraverso la finestra. Continuate a camminare, la scena si chiude, che la vostra macchina, mentre è diretta verso la fattoria, passa accanto a quello che è uno spazzaneve completamente ribaltato e i vostri cuori battono più forti perché sapete che probabilmente qualcosa di più grosso è in quelle zone. Siete con la macchina che vi è stata prestata da una cara signora. La nebbia si fa sempre più fitta. Alcuni gruppi di dinosauri stanno affiancando la vostra auto. Passate accanto a uno spazzaneve completamente ribaltato. Ha diversi segni di colluttazione. Telaio piegato. Forse è meglio non fermarsi. Seguite le indicazioni che vi aveva dato la signora. Tutto comincia a diventare più grigio. La vostra visibilità diventa limitata. Arrivate davanti a quello che è un'enorme casa in campagna. Voi sapete che è un'abitazione perché vi è stato detto e perché sapete che probabilmente ci abita qualcuno. Ma senza queste informazioni probabilmente scambiereste il posto per una discarica. Quando scendete, montagne di ferro lasciati e abbandonati su se stessi. La puzza e l'odore del ferro e dell'incrostazione, degli oggetti lasciati per tanto tempo all'esterno. Quello che vedete, la carena di un'astronave conficcata al terreno ed è completamente arrugginita. Più in fondo, nonostante la nebbia, un enorme squarcio su una delle tre case che divide la casa in due parti. Qualcosa di enorme è uscito da lì. Ci sono pezzi di legno sparsi ovunque in quel punto. Un ronzio continuo comincia piano piano a entrarvi all'interno delle orecchie. Con le mani che stringono convulsamente il volante, lo sguardo dritto davanti a me, impanicato, la corsa della nostra auto si ferma quando rallentiamo abbastanza e poi andiamo a sbattere contro qualcosa. Una cabina delle lettere. La Ok, inclina. fermiamo. Oh, per fortuna non era un barbone. Silvi, tutto bene? Avevi detto che le avevi già guidate delle auto. Fruga nella tasca del giubbottino, prende una sigaretta, la accende. Bene, siamo arrivati, andiamo. Apro la portiera e scendo. Io rimango ferma, mi giro verso Corridor, faccio spallucce e poi scendo anche io. Ok. E scendo anch'io. Ti consuma di più. E anche tu. Bene, quale di queste case vogliamo controllare che non sia quella con lo squarcio gigante? Ma io volevo vedere se c'erano animali vecchi, di nuovo della preistoria. Beh, dopo tutte le peripezie che abbiamo avuto, non penso che lo squarcio gigante sia al momento la prima scelta. Sì, sono d'accordo, anche perché magari così capiamo cosa sta succedendo qua dentro prima di andare dovunque stiamo andando. Vi sono tre capannoni. Forse uno di questi vi sembra quello più abitabile. Mentre andate c'è un silenzio un po' pesante nell'aria. La montagnetta di ferro continua a far cadere pezzi. Un rumore meccanico che scricchiola sotto il metallo. Mi metto dietro a Silvi. C'è per terra un tubo di metallo, lo raccolgo. Va bene, state indietro, eh? Ok, recupero qualche altra arma improvvisata da terra che non sarà intelligente come un tubo comunque. Avanzi, i tuoi passi si fanno sempre più forti sotto il metallo. Qualcosa sbuca di impatto tra le macerie. Un grido metallico. Sono Isaac. Isaac! Silvi corre verso Isaac e gli salto addosso e lo abbraccio. E rimane a braccia aperte e quindi sei tipo uno zainetto al contrario. Per un attimo ho pensato che voi foste dei dinosauri, ma non mi aspettavo la vostra presenza qua. Ciao ragazzi. Sei
la prima cosa bella che io abbia visto in tutta questa vacanza, tranne voi. Anche tu. Tipo dirò un battino. Spero che nessuno dei dinosauri fuggiti vi abbia creato problemi. Soltanto una giornata pessima. Hanno cercato di hanno ucciderci. tentato di ucciderci, sì. Ok. Ma quindi, scusa un attimo, Isaac, tu sei qui insieme alla tizia. Sì, Diane, ecco, quella. Sì, la signorina Diane è la mia creatrice. dov'è? Qual è il collegamento fra voi e la signorina Diane, se posso chiedere? Che sono mesi che ci sta. Ho coperto le orecchie di Cory e Winnie penso si sia tappata le orecchie appena ho iniziato a dire quello che stavo dicendo. La mia padrona e creatrice è scomparsa da un po', da alcune settimane. Padrona? Siamo in America, la terra dei liberi, e qui nessuno è padrone di nessun altro. È vero, hai ragione. Sì, no, effettivamente lei non mi tratta come una... Cioè, sì, un po', ma non... Comunque io sono una macchina e il mio compito è tenere sotto controllo questo posto. Guarda l'enorme squarcio. Non ci sono riuscito per bene. Nah, sono convinta che tu abbia fatto il meglio che potessi fare. E quindi dov'è finita adesso la tizia? Lì, Di Diane? Diane, lei, dov'è finita? Ha preso il portale per la macchina del tempo, ma non è più uscita da lì. Quindi È stata mangiata? lei è tipo il pagamento. Abbiamo dato Diane al Cretaceo e il Cretaceo ha dato i dinosauri a noi. Il mio cervello sta registrando macchina del tempo. Metto una mano sul braccio a Silvi. Beh, non è che non lo sapevamo. Era solo per qualcosa stavo esatto. i dinosauri. Un conto è quando lo pensavamo, un conto è saperlo. Sì, ma Beh, ce l'ho quindi- detto. Quindi l'hanno mangiata. Magari. Non posso saperlo, il mio compito era rimanere qui fuori e controllare che andasse tutto bene. Riguarda di nuovo l'enorme squarcio nella casa. Da lì cos'è uscito? Precisamente un Tyrannosaurus Rex. Ah! Cory? Sono quelli grossi con i denti affilati, vero? Sì. Cory, ma è vero che se stiamo fermi non ci vede? No, quella è una marea di prugnette. Bene, quindi se noi riportiamo qui Sempre Diane. Diane, se noi riportiamo qui... non mi ricordo i nomi delle persone che non mi piacciono. Allora magari lei può rimandare indietro i dinosauri. Non proprio, ma se il portale dovesse venire chiuso, sicuramente non ci sarà un riversamento delle specie come sta accadendo in questo momento. Purtroppo, mi duole dirlo, vivranno circa 2-3 mesi i pochi sopravvissuti che sono usciti dal portale. La temperatura e il luogo non è adatto alla loro vita. Ascolta, tu devi restare qua fuori perché te l'ha ordinato Diane, giusto? Sì, mi credi. Quindi noi entriamo lì e proviamo a capire se possiamo riportare Diane, giusto? Sì, sarebbe un'ottima mano d'aiuto. Sì. E tu rimani qua fuori e se iniziano ad arrivare i dinosauri, quelli più piccolini, li tieni lontani. Sì, farò proprio così. Winnie, Ok, quindi andiamo. Cory, andiamo. E qui poi siete voi a doverci pensare, perché io sono sicura che non capirò niente di quello che vedrò. Guardo Coridan. È importante ammettere i propri limiti. Me lo dice anche sempre la bibliotecaria della scuola. Sì, lo dice anche spesso la signorina Diane. Noi lo sappiamo, vero, che lei si è ipnotizzata da sola? No, non lo sappiamo. No, non lo sapevo. Testa di scusate. Sì. È uno sfogo. Lei lo sapeva, lo diceva, ma non lo faceva perché altrimenti non avrebbe portato qui dei dinosauri! Sì, non è propriamente corretto, scusi, ma Isaac, ti voglio molto bene. anch'io. Andiamo dentro, per favore, ragazzi, e risolviamo questa cosa di nuovo. Scusa, è solo un po' nervosa. Con il tempo la capirai.
e saprai che non dovrai mai controbatterlo. Vi dirigete verso l'enorme buco, i tralicci in metallo cadono giù e tutto intorno il ronzio che sentivate all'inizio si fa sempre più forte. Davanti a voi un enorme portale, un cerchio metallico con una strana energia che crea una sorta di specchio dove dall'altra parte vedete quasi in dissolvenza una quantità non indifferente di piante. Poi intorno ci sono altri macchinari che mandano dei ronzi, dove altri robot che sembrano molto più semplici di Isaac sono immobili accanto a questi contenitori di metallo. Ce ne sono tantissimi. Uno di questi prende un uovo, lo gira, lo controlla, dopodiché lo rimette fermo. E l'uovo ha le dimensioni di tutta la mano, se non forse anche oltre la mano del robot. Isaac è lì che vi guarda mentre rimanete un attimo forse imbambolati. Se ve lo state chiedendo, quella è la nursery. È stata creata apposta per raccogliere le uova e tenerle in una condizione ottimale, in modo che poi possano essere utilizzati per esperimenti o per la vendita. Certo, e poi farli morire dopo 3 mesi perché evidentemente il tempo gli è avverso. Corrigan, chiudi la bocca. Non corretto, quelli che moriranno tra 2-3 mesi sono quelli che sono usciti dal portale. Il problema è proprio questo, è rimasto aperto da una settimana. Oh io. Lei è lì dentro, giusto? Sì, probabilmente sì. No, il Come? problema è che non sappiamo come spegnerlo. Voi avete idea di come spegnerlo? Ma- Isaac, tu sai come spegnerlo? Vi mostra una serratura grande più o meno quanto il palmo di una mano, di forma esagonale. C'è bisogno dello strumento adatto e lo possiede soltanto la mia creatrice. Va bene. E se lo rompessimo? L'abbiamo fatto già una volta. Sì, e se lo rompiamo e si apre ancora di più e passano cose ancora più grosse? C'è l'alta probabilità che questa cosa possa accadere nella rottura. La probabilità che il suo piano funzioni è l'1%. La speranza è l'ultima a morire. I primi Il siamo problema è noi. che poi moriamo con lei. Ah, Comunque il campo, in base alle informazioni che mi sono state date, non dovrebbe essere troppo lontano dal portale. Non voleva rischiare troppo. È una donna intelligente. le uova sono qua però, incustodite. Almeno siete voi che le state proteggendo, questo è vero. Però lei non c'è. E sarà andato male qualcosa. Tanto intelligente non è. Ah, mi fa male la testa. Se provassimo a rispedire le uova nel Cretaceo, cosa succederebbe, Isaac? Secondo me non abbiamo questo problema, perché le uova basta prenderle e portarle dall'altra parte. Almeno se le mangia un dinosauro, se non altro. Se incontriamo la mamma dinosauro di quell'uovo? Lanciamo le uova all'interno del portale e mamma dinosauro se ne va con i suoi cuccioli. La prendo proprio così. Winnie. Sì. Il problema è che noi dentro quel portale adesso ci dobbiamo entrare. Ah, no. No, mamma non vuole. C'è Isaac che ti sta guardando e fa sì dietro Silvia. No, no, mamma non vuole. Isaac, se mi succede qualcosa, per favore portali al sicuro. Se ci E succede poi qualcosa... corro e mi getto nel portale. Non senza di me! Isaac guarda Whitney. Non sei costretta a farlo. Tutto cambia ed è quasi come passare un filtro liquido che vi si appiccica addosso e quando passate dall'altro lato arrivate in questo luogo totalmente differente da qualsiasi cosa voi abbiate mai visto nella vostra vita. Qualcosa di titanico. Tutto è fuori scala. Le piante, gli animali. Vi passa di fronte un'enorme mosca. Sperate sia una mosca. L'acqua sotto di voi trema. Un gruppo di erbivori, degli guanodonti, accanto a voi, che cammina quasi ignorandovi. Gli alberi hanno questi enormi fusti che vi ricordano quasi le sequoie secolari. Non troppo lontano dalla vostra posizione, una piattaforma in metallo, improvvisato, coperto con alcune foglie di palma, attaccato a uno di questi fusti. Direste quasi un enorme, gigantesco fungo. Ci fate caso, nella realtà è un'abitazione. E una scaletta creata con dei pioli in metallo scende da sotto questa enorme piattaforma. Mi bruciano gli occhi. Ma che fate voi due qua? Non si lascia vedere nessuno. Non ci vedo? Non ci vedo? Non ci vedo. In che senso non... Ma perché siete qui?
ok, ora sì. Perché tu ti sei infilato qua dentro e non mi hai fatto finire di parlare? Ma dovevo entrarci io qui dentro. Ma no! Mi bruciano gli occhi tantissimo. Allora non sono l'unico. Isaac No, è rimasto fuori. Isaac non poteva entrare. Vabbè, qualcuno fuori però è rimasto. È caldo. Sì, decisamente. Poi vestiti di neve. Quindi, qual è il piano qua dentro? Non lo so, ma mi sento la testa molto leggera in questo. Wow. È tutto così grande. No, ma oltretutto il cielo è veramente blu. Proprio tutti i colori sono veramente forti. Ok, cerchiamo di guardare il meno possibile. Iniziate a farmi paura. Dai un respiro forte come quello che ho dato io, poi ne riparliamo. No, non penso che lo farò. Andiamo, Coridan. Colgo anche l'altro. Mentre ok. stai per prendere la mano, un'enorme zanzara si poggia proprio su tutta la schiena di Coridan. L'asciugamano che è umido dalla neve. Lo colpisce, questo si allontana e vola via. Che schifo. Ci sbrighiamo ad andarcene da questo postaccio. Che cos'era? Cominciate a muovervi, seguite un sentiero fino a quando non arrivate davanti a questa enorme sequoia. Ci sono questi pioli e portano diretti verso questa piattaforma. Voi ora che siete sotto vedete, in una delle placche che è stata utilizzata per copertura c'è il simbolo del Dart. Oh. Chissà come si sentono qui. E tiro fuori la sigaretta. Accendo l'accendino. Una vampata di fiamma che brucia l'intera sigaretta. Vabbè, la rimetto via nel... Facciamo che questo lo prendo io per un attimo e prendo l'accendino. Comunque questo è il simbolo dove lavora papà, quindi penso che sia il posto giusto. No, Winnie, la droga fa male. Oh santo cielo. Sono la Silvi della situazione in questo momento perché uno è fatto e uno è Coridan. Quindi prendo un bastone da terra. Aspettatemi qui un attimo. Quando li guardi c'è una cosa in più rispetto a prima. Una creatura alta più o meno 2 metri, seduta su 4 zampe, la punta delle ali piegata che tocca più o meno quella che è una cresta e un enorme lungo becco. Abbasso lo sguardo, sgrano gli occhi. Allora, ho cambiato idea. Saliamo tutti. Quindi prima andrà Coridan. Dai, su, sali e non girarti verso il pappagallo gigante palmato. Dai, Silvi, che bello. L'ossigeno là in alto ce n'è ancora di più. Sbrigati, Sì. sbrigati. Ma io so che cosa devo fare, però devo Sì, stare sì. calma. E inizio a salire. Master, io ricordo che ho dei colori sgargianti. Sì, spingendolo dal sedere, senti il rumore del becco si apre e si chiude sbattendo che prende il giacchetto di Coridan. Ah! Silvi semplicemente si getta all'indietro, comincia a fare molla con i colpi sul becco. Nel frattempo da sotto appare un asciugamano bianco che un tempo era bianco e che colpisce un occhio dell'opterodattilo, caccia fuori un urlo. Silvi gli assesta sicuramente un altro pugno e io sono spaventata perché mi vedo arrivare una zampata, un'artigliata e per scacciarla via riesco a colpire anche l'altro occhio. Quando colpite l'animale si tira indietro, lascia andare Coridan che cade un attimo al terreno, pochi centimetri, non si fa nulla, anche se il suo giubbino è completamente strappato. L'essere da un colpo di ali vi sbalza un attimo indietro, andate a finire tutti contro l'albero, si alza in volo, avete il tempo di arrampicarvi probabilmente. Direi che saliamo. Sì. Lo fate molto velocemente. La creatura batte contro l'albero, vi avevo quasi preso, sentite il suo verso e poi questo si allontana. Dalla piattaforma ci sono diverse aperture, troppo piccole per permettere al dinosauro di riuscire ad entrare, ma abbastanza grandi per vederlo. Capite di essere la sua preda, ma forse era lì perché c'era un'altra preda. Dietro di voi, alle vostre spalle, c'è un letto, un'enorme zanzariera che serve per difendere la figura che sta a letto. Un tossire molto grave, i polmoni di quella persona che fanno fatica. Accanto un robot squarciato a metà, diversi pezzi di metallo sono sparsi per la stanza, una chiave metallica nel comodino accanto alla donna e dalla forma
riuscite a capire che è lo strumento che vi serve per chiudere il portale. Sotto un contenitore metallico, ci sono diverse uova appoggiate all'interno. Una è aperta completamente. Quando vi avvicinate vedete Diane, il suo viso però smorto, grigiastro, la vedete respirare. Fatica a respirare, sentite proprio il peso che lei sta provando in questo momento. I capelli sono tutti scompigliati e addosso il camice che avete visto in tutte le fotografie è molto rovinato e logoro. Una spilla di uno yin e uno yang attaccato al suo camice. Qualcuno vivo? Non lei, mi pare. Non per molto. Ma che ha fatto se l'ha morsa un insetto? Cioè, si vede che ha la febbre. Sì, è in uno stato febbrile molto avanzato. Penso sia un virus che mi sono beccata qui. Faccio mezzo passo indietro. Che male le ho sotto. Va bene, va bene, va bene. Ha una cassetta del pronto soccorso, qualcosa di medico qua. Ti indica in maniera proprio forzata, lascia andare anche il braccio, un robot accanto a una delle aperture, aperto, smembrato, e c'è una cassetta del pronto soccorso. È tutta rotta, è caduta a terra e si è aperta. Quell'uccellaccio non è proprio un uccello effettivamente. Mi ha attaccato. Era preso da una rabbia perché non è riuscito a mangiarmi. E i robot stupidamente erano programmati per difendermi. E hanno provato a difendermi. Winnie, si può salvare qualcosa da quel casino? C'è una grossa scolopendra che smuove tutto e va via. No, se c'è qualcosa possibilmente rischia di ammazzarla più di quanto ci sta provando lei da sola. Probabilmente se le mettiamo addosso quella scolopendra le facciamo un favore. Va bene, facciamo qualcosa. Perché l'ossigeno è divertente ma non così tanto. Cori. Lo vedi traumatizzato, una persona che è semimorente davanti a lui. Lui non ha mai visto una roba del genere, non ha mai visto la visione della morte, quindi è paralizzato davanti a lei e non sta dicendo nulla. Cori, guardami un attimo. Guardami un attimo. La signora qua sta male, la dottoressa sta male. Adesso noi dobbiamo salvarla. Sì, sì, la dobbiamo salvare. Perché altrimenti questo portale non si chiude più. Sì, esatto, sì. Va bene? Ok, sì. E perché non si fa di mollare le persone in pericolo, anche quando sono delle stronze colossali. Potevo dirlo, Winnie? Vabbè, tanto ormai l'hai detto, quel che rimane nel passato resta nel passato. Come facciamo a portare la dottoressa a quella parte provando a lasciare il virus da questa parte? Perché che cosa succede se la signora porta con sé il virus da noi? Perché no, è questo che ho bisogno che Cori faccia. Guardami, Cori. Adesso tu cerchi qualcosa per coprire il naso e la bocca della dottoressa. E la dottoressa si copre per bene in modo da non toccarci. Dottoressa, come l'hai presa sta cosa? Respirando? T'hanno graffiato? Tipo l'influenza? Sì, qualcosa del genere probabilmente. Ma ho fatto delle analisi del sangue e sembrerebbe che non può essere passato. Se mi portate fuori da qua, qualsiasi cosa potete. Vedi che si spinge, comunque ci sta mettendo la forza. Io la ignoro. Winnie, trova un modo per farla scendere senza che s'ammazzi. Lasciate perdere. Winnie, giusto così mi sembra di aver capito che ti chiami. Mi avvicini quel robot? Sì. Sì, va bene solo la parte sotto, non mi serve tutto. Ok. Prende le componenti, comincia ad avere quasi un'energia nuova, la voglia di fare, di mettersi in gioco, di creare qualcosa fuori dal comune, gli dà un'energia nuova, tossisce, fa fatica, continua a sferragliare, ci metterà una mezz'oretta barra oretta, voi continuate a girarvi intorno, gli unici oggetti sono quelli e cavoli, è riuscito a sopravvivere, non avete idea di come abbia fatto soprattutto, sentite un rumore metallico, dei passi meccanici
accanto al suo letto. Una sorta di esoscheletro dai suoi fianchi fino ai piedi gli stanno dando il supporto che gli serve per camminare. La parte superiore del busto non sta tenendo a nulla. Anche le gambe tremano nonostante i pistoni in metallo stiano tenendo il suo corpo. Dovrebbe bastare per darmi una mano, ma come facciamo con quello? E indica la creatura che vi passa davanti e fa un giro completo. Servirebbe qualcosa a distrarlo. Io ho un'idea. Quale? La giacchetta tutta distrutta. Sì, il colore potrebbe attirare l'attenzione. Riusciamo a crearci tipo una sorta di aquilone per attaccarlo in alto in modo tale che viene distratto? Ho un'idea. Davvero? Dammi l'accendino. Gliel'avevo rubato, quindi ce l'ho io. L'idea dell'aquilone è bella, però serve che vada bene in alto. Mongolfiera? È un'ottima idea, quindi prendo dei rametti secchi, un po' di fogliame, la parte secca. Creo anche una camera utilizzando la cassetta del pronto soccorso, una sorta di lanterna cinese con un giacchino. Lo create, avete anche la supervisione di un forse futuro premio Nobel. Ecco, ora basta solo un attimo distrarlo e farlo partire. I passi metallici accompagnano il rumore di qualcosa che sbatte all'interno di un contenitore di plastica e davanti a voi avete la dottoressa che ha la valigetta in una mano con le uova e la chiave dall'altro lato. Si mette accanto all'apertura. Sta portando un uovo? Si chiama pensionamento. Si chiama che lo lascia qua. Si chiama che lo lascia qua. Cori, dillo anche tu. Io penso che lei ci tenga più alla sua vita che al fatto che nessuno saprà il suo nome se non esce da qua. Secondo me, quando sarei più grande, potremmo, se esco da questa parte, lasciare proprio il contenitore a terra. Ne usciremo, c'è Sylvie. Hai fiducia sulla tipa? No, ma di anche lei- su Winnie. Su di lei l'abbiamo persa da un po'. tipa. Sono pronta. Vado. Andiamo? Andiamo. Grazie. Se siete arrivati fino a questo punto vuol dire che il video vi è piaciuto e per noi questo è importante. Ad oggi abbiamo ascoltato ognuno dei vostri feedback e pian piano siamo migliorati nel tempo e quindi non possiamo far altro che ringraziarvi. Detto questo vi ricordo che se volete supportarci per noi è importantissimo che voi lasciate un commento qua sotto ma che soprattutto vi iscriviate al canale perché sì, più del 50% delle persone che guardano i nostri video non sono ancora iscritti al nostro canale. Quindi vi lascio la buona visione della sessione e ci vediamo alla prossima avventura. Pride, devo proteggere i miei amici. Per una volta aspetto sia Cori a dare il via. È lui che sta muovendo tutto in questo momento. Mi preparo dopo la dottoressa in modo tale che Winnie scenda per prima e io rimanga ad aiutare la dottoressa. Io do una mano a sistemare gli ultimi ritocchi in questa pseudo mongolfiera. Sembrano tanto quei lavori del progetto di scienze fatti all'ultimo secondo. Ci manca solo del bicarbonato e un po' di ketchup avanzato dal frigo di mamma. E seguo Sylvie scendendo giù dall'albero. Non sono mai riuscito a finire i compiti. Forse questo sarà il primo e l'ultimo anche. No, non direi l'ultimo. Il primo, facciamo che sia il primo. Dai. No, non penso di farne altre, è quello. Ah, Non penso... scusa. Che cosa stavi pensando? Niente, diamo fuoco a questa cosa e andiamocene via da qua, tutti insieme, dagli fuoco. Cominciate a scendere e la creatura fa prima una virata, un battito dall'indietro e si dirige dritto verso di voi. La dottoressa fatica con l'esoscheletro ma riesce a tenere testa. La parte superiore si tiene a malapena ai pioli. Tutta la forza è data dal suo bacino. Come scendo un pochino scivolo, sono un po' impacciato, vedendo anche la creatura mi spavento, quindi mi faccio gli ultimi 3 scalini proprio di culo. Aia! Poi inizio a correre sventolando questo oggetto colorato. Vedo che sta cambiando traiettoria. Poi dico, ok, come a scuola. Se x è uguale al diavolo all'algebra. E faccio partire. L'ha detto giusto. Sylvie trascina la dottoressa e corriamo indietro verso il portale. Non guardo neanche se c'è lo pterosauro. Winnie! Ci siamo! Cori! Correte, la lanterna vola in aria, viene presa improvvisamente, sparisce nello sfondo insieme all'ombra dell'enorme pterodattilo e quando fa una curva vedete svolazzare il giacchetto
e poi questo viene inglobato all'interno dell'enorme becco, viene fatto in 1000 pezzi. Un'esplosione diretta sulla faccia del dinosauro, è confuso, cade tra gli alberi, il suo verso, e Cage facendo anche da cassa di risonanza insieme agli altri animali. State correndo, siete diretti verso il portale. Però io un attimo ruzzolo, poi mi riprendo, cioè ve lo vedete con la coda dell'occhio. Mi giro e ti tiro su mentre ti faccio correre. Tappo! Vi passa proprio accanto l'enorme mascella di un dinosauro, si chiude su un iguanodonte accanto a voi davanti al portale. Tutto trema, tutto cade, l'enorme albero segue la conduttazione tra le creature. State correndo verso Soloni e boom, siete a terra. Isaac, la medicina, subito! Chiudi! Ti allunga la chiave, senti il rumore delle sue gambe meccaniche che a vuoto girano e sfrigolano mandando un sacco di scintille. Provo, come con le chiavi USB, faccio proprio no, Sì, no, sì. no. Hai il 50% e sbagli anche 3 volte. No, perché le chiavi USB hanno 3 lati. Sì, Il sì, primo, sì, il sì. secondo e il primo di nuovo. Lo fanno tutti. Inserisci l'enorme chiave, giri, tutto comincia a tremare, poi il portale davanti a te si chiude. Isaac si avvicina correndo, ha in mano una siringa molto simile a quelle per l'insulina. Diane, senza un minimo di paura, direttamente se lo pianta sul collo, vede proprio il liquido che cala molto velocemente e altrettanto velocemente la sua pelle riprende colorito. Quando lei stacca la siringa che la butta a terra, c'è una sorta di liquido biancastro che, data la potenza, la forza che lei ha utilizzato e soprattutto anche l'incuria diretta nell'inserirlo, che ha lasciato una sorta di piccola ferita dalla quale c'è questo liquido biancastro e vi è sembrato proprio che si è mosso ed è entrato all'interno questo liquido. Poi si stiracchia, si riprende molto velocemente, si toglie le gambe da sotto. Questa roba, potevo farlo meglio. Sì, effettivamente non doveva rompersi a quel punto. Corridon, stai bene? Mia madre mi metterà in punizione. Cioè tu non hai pianto quando hai visto quel pappagallo gigante e stai piangendo per tua mamma che ti mette in punizione? È molto peggio lei. Senta, signora Cori. Diane, non è che c'è modo per aprire Cori. il cretaceo e rispedirglielo? Cori, vieni qua, perché tanto non glielo diciamo. E sai perché non glielo diciamo? Perché ce l'hanno portato via i teppisti che abbiamo incontrato venendo qui. I teppisti! Il cane! Il cane! Signora Diane, ha per caso visto un cane? Un labrador col collarino rosso? No, che ci devo fare? È sparito. Vedete, Isaac, tu non l'hai visto, vero? Isaac alza la mano. Io forse l'ho visto. Dove? Venite con me. Isaac, Scusi signora Diana, però Stai questo è più zitta. interessante di lei. Un attimo. E guarda E Isaac. lei poi ci deve accompagnare dai nostri genitori. Ah sì, per forza, perché l'altra macchina è... E poi le serve una nuova casetta delle lettere. E andiamo con Isaac, ignorandola completamente. Giro. È stato un piacere, dottoressa. Cori, non dire bugie e andiamo. Non è una bugia. Isaac vi accompagna nell'altro capannone. Quando entrate c'è proprio un pezzo di astronave. Proprio vedete anche la sezione interna. Isaac, che cos'è questa roba? Non ne ho idea. Mi sembra che la mia creatrice l'abbia chiamato Nibelungo. Nibe che? E che cos'è? Mi sembra anche più che altro rotondo. Entra velocemente la dottoressa, spalanca la porta. Isaac, Ma lei non vedete era che moribonda? Io ve l'avevo detto che era meglio lasciarla là dentro. Ero moribonda. Senta signora, abbiamo affrontato un enorme coso alato. Io non penso di aver più paura di lei che ha soltanto 2 piedi. Non mi permetterei mai di fare del male a dei ragazzini. Però Isaac, te l'ho detto 1000 volte, non devi portare le persone all'interno di questa stanza. Ma noi stavamo cercando un cane e a quanto pare lei ha mentito perché il cane è qui, no? E si sente un abbaiare, un labrador tenuto in ottime condizioni. E c'è Isaac che comincia ad accarezzarlo, il cane lecca tutto Isaac. Ti sembro tipa da cane io. Io
tiro fuori una sigaretta, la accendo. Che pessimo esempio per dei ragazzi. Sì. Che bel cane. Possiamo prenderci il cane e andare via e lei evita magari Esatto. di spacchettare quelle uova che ci sono di là. Va bene, venite con me, andiamo al pick up e così vi accompagno dai vostri... No. Prima le uova. Prima le uova. Giusto, Devo- Isaac? Capite che Capisce che io a casa non voglio avere un T-Rex nel mio giardino soltanto perché il vicino è ricco e vuole avere il Doberman più fico di tutto l'isolato? In verità sarebbe un dinosauro, non un Doberman. Mentre lo dici, ho Sylvie che immagina lei che torna a casa, trova un tirannosauro che ha mangiato la sua famiglia e lei fa no. un susseguirsi di scene. C'è Diane che prende le uova, le esamina, un po' tristemente le raggruppa tutte all'interno di un contenitore, accende per un attimo il portale, spinge con il piede le uova, dopodiché richiude il portale, dà la chiave ad Isaac, dopodiché Isaac spezza la chiave, Diane strappa tutti i cavi di alimentazione, poi salite sul pick up insieme al cane, gli animali sullo sfondo accompagnano un po' il vostro viaggio, vi fermerete prima nella casa della padroncina del Labrador che verrà assaltata dal suo Labrador. L'ultimo taglio è proprio quello del pick up che si ferma di fronte alla casa di villeggiatura nella quale tu e i genitori Winnie dovrebbero aspettarti, ma non sono ancora tornati. Il sole sta tramontando. Probabilmente questione di attimi. Vi lascio scendere. Un'ultima cosa, siete stata gentilissima per tutto il viaggio, però ha presente quel pick up che si è schiantato contro la sua cassetta per le poste, quella che dovrebbe poi ricomprare? Ma non è che potrebbe riportarla la signora Green, perché noi siamo riusciti ad andare, però non siamo riusciti a tornare. E io non gliela lascerei di nuovo in mano a Sylvie. È stata bravissima nella guida, ma sono sicura che ha altre qualità e le servono qualche centimetro in più per i pedali, quindi sarebbe così gentile da riportarglielo, perché sa, è una cara signora. E scendo giù dal pick up proprio a saltello. Ah, e poi quando ritorni stai attento nella strada che fai, perché a quanto ho capito c'è un tirannosauro in giro, Divertiti. È un triceratopo, Risolverò tutto. Sono abbastanza brava in queste cose. si vede. Quando gli fai questo gesto ti guarda un attimo. Ho un dubbio. Non è la prima volta che voi c'entrate con i miei lavori, giusto? No, è la prima volta, non sappiamo chi è lei. Eppure Donald non la pensa proprio così, forse. Mi dispiace, l'unico Donald che conosco è Paperino. E anche Isaac, giustamente, era la prima volta che lo conoscevate, giusto? È quello della mela sotto l'albero? Quasi, l'ispirazione è quella. Spero che sia l'ultima volta che i nostri percorsi si incroceranno. Va bene, il mio dovere l'ho fatto, voi siete sani e salvi, io sono sana e salva e il cane è sano e salvo. Abbiamo vinto tutti. Abbiamo vinto tutti tranne Nicholas, forse. Già. Non posso prendermi le responsabilità di qualcuno che mi stava inseguendo. Quindi la responsabilità dei dinosauri non è sua? Il problema dei dinosauri si risolverà, ve lo prometto. Certo. Non ci vorrà neanche troppo tempo. Gli adulti non sono mai rassicuranti. Scendo dall'auto, tiro il mozzicone della sigaretta sul parabrezza. E tu non vai con le tue amiche? Rimango un attimo fermo nel pick up a guardare il vuoto. Dottoressa, io non sono molto bravo a scuola, però quello che lei fa sono cose strane ma interessanti. La gente non ama le cose strane e interessanti. Come hai detto Io che sì. ti chiami? Io sono Corridan. Bene, Corridan, ti do un consiglio. Cerca di uniformarti agli altri, perché quando cerchi di essere il migliore, qualcuno cerca di mettersi in mezzo. Ah, io non punto a essere il migliore. Io punto più che altro a proteggere le persone a cui voglio bene. Questo è già un Farei- vantaggio rispetto a me. Farei di tutto per proteggere le persone a cui voglio bene. Proprio tutto. Quanto spreco di potenziale, mio caro. Ti accorgerai che questa cosa ti rallenterà tanto, perché le persone intorno saranno invidiose di quello che farai. Mi slaccio ovviamente la cintura, inizio a scendere. Dottoressa, io penso che lei sta sbagliando, perché se c'è un obiettivo, si vuole esaudirlo, si deve fare con tutto il cuore, indipendentemente dalle persone che stanno dietro, perché voler proteggere è un qualcosa di tanto, tanto valore. Tieni duro questa idea e forse potrai fare anche più strada di me, chi lo sa. Come ho detto, glielo dimostrerò. Sta qualche attimo a pensare. Gira la chiave, il motore si accende e il pick up
vi lascia davanti alla struttura. Pian piano la telecamera si allontana da voi, va sempre più in alto. Dopo alcuni attimi arrivano i genitori di Winnie e, sempre da lontano, si vedono le interazioni di queste piccole figure. Poi passa il tempo, arriva Natale, passano i mesi e tutto continua fino a quando in quelli che sono i vasi sulle finestre di Boulder City cominciano ad apparire dei fiori, tutto comincia a sbocciare ed arriva la primavera. Tutti sono felici, un po' meno probabilmente quelli che sono influenzati o che sono allergici al polline, e la telecamera continua a muoversi in questa città movimentata. Questo è il periodo fulcro dell'anno solitamente. Tutto comincia a spostarsi sulla spiaggia di Boulder Beach e un gruppo di ragazzini si ferma accanto a qualcosa. La telecamera è come se li stesse guardando. Signori ragazzi, che puzza! Ma che cos'è? Uno dei tre prende un bastoncino, lo sposta. Ma quello è un cadavere! La telecamera si gira, si allontana e c'è un camice nell'acqua accanto a questi tre ragazzini che cominciano a correre e a gridare dalla paura.